prima cosa che si scopre quando si entra a far parte di questo settore è che il 90% dei trader perde soldi nei mercati finanziari. Dati ufficiali dell'ESMA confermano che tra il 74% e l'89% dei trader perde soldi nei mercati finanziari. Poi c'è anche da dire una cosa, in quel 74-89% ci sono persone che hanno soltanto aperto un conto e piazzato delle operazioni, ma non vuol dire che sono trader. Io ho cambiato l'olio alla mia macchina, ma non sono un meccanico. Quindi quel 90% dei trader che perde soldi è una frase che fa paura, giustamente, però fonda anche delle radici dentro di noi che sono sbagliate, perché è vero che non è per tutti, soprattutto per quelli che sono qui alla ricerca di un guadagno facile e veloce. Questo non è il settore adatto. Forse se avete fortuna, come magari al casino, se avete fortuna, le prime mani le vincete, i primi giri alla roulette le vincete, ma nel lungo termine è lì che si distingue la differenza da una persona normale a un ludopatico a un trader. Serve una serie di dati, serve esperienza, serve disciplina, che è la cosa più importante, perché secondo l'ESMA sono 3 le principali cause che rendono un trader perdente. La leva, quindi quella fantastica leva 1-100, 1-1000, 1-2000 che vi tenta e voi dite ok, deposito 200 euro, già posso iniziare a fare trading. Sì, grazie alla leva che ti amplifica le vittorie, ma ti amplifica anche le perdite e soprattutto ti amplifica gli errori. Il secondo errore è la gestione del rischio. In quanti di voi, siete sinceri, usano la calcolatrice o usano un calcolatore online per calcolare il rischio? Se siete degli swing trader ci può anche stare, perché effettivamente avete tutto il tempo che vi serve per operare. Se fate scalping, come fate? Come fate con la calcolatrice o con un tool online a calcolare il rischio percentuale, a saper gestire il rischio correttamente? È impossibile. Ed è qui che entrano in gioco degli strumenti come RiskGuard che ti aiutano a gestire il rischio, a impostarti un numero massimo di stop, un max drawdown, insomma ti aiutano a gestire il rischio come la maggior parte delle persone non fa. Quindi se già una persona parte che non ha voglia di studiare le piattaforme, parte che non ha voglia di studiare la gestione del rischio, parte che neanche vuole sapere cosa vuol dire rischiare l'1%, lo 0,5, lo 0,25, è ovvio che quella persona perde, è ovvio che tu, se lo fai, sei più avanti a lui. Non vuol dire che sei più intelligente, forse vuol dire anche quello, però sei più avanti. E il terzo motivo sono le emozioni. E l'unico metodo per battere le emozioni come la paura, l'euforia, può essere la FOMO, l'unico metodo è avere dei dati. Perché tu se hai paura, quindi vai in paralisi operativa, c'è solo un motivo. Hai preso troppi stop, non sai se la tua strategia effettivamente performa, quindi non credi in te e non credi nella tua strategia. E se non credi nella tua strategia, c'è un problema. E il problema alla radice è solo uno, non hai i dati. Perché se tu hai fatto backtest, facciamo il percorso di un trader che a parer mio va nel giusto. Backtest. Inizia a studiare ovviamente, perché non è che ti metti davanti al grafico e non sai neanche che cliccare, ok? Anche se inizi con YouTube va benissimo. Inizi a fare backtest con una strategia che ti vuoi costruire. Nel backtest intanto ti fai un'analisi dei dati, ad esempio total trade te la fai in automatico. Forward test, quindi quello che hai fatto finora in backtest, quello che hai imparato finora, lo porti in forward test, perché purtroppo nel backtest manca un fattore chiave, il tempo. Siamo abituati a skippare, a mandare avanti, a dire ok, c'ho tempo di prendere questo setup, di ragionare, eccetera, eccetera, ma in forward test il tempo, soprattutto per uno che fa scalping, è un fattore importantissimo. Quindi si parte dallo studio, si va al backtest, si va al forward test. Questo almeno è quello che secondo me è la cosa giusta da fare, la cosa migliore, ma non sono un consulente finanziario, non prendete quello che dico io come una regola. Finito il forward test, fatto su un conto demo, si passa a un conto real. Conto real che può essere una prop piccolina, poi c'è chi odia le prop, lasciate perdere, andate subito sul conto real, depositate i vostri soldi su un broker regolamentato Consob con leva 1,30, non 1,100, non 1,1000, avete 500 euro da parte, tradate 500 euro con leva 1,30, se no prendete quei 500 euro, ci andate a cena fuori, vi pagate la vacanza, così non fate finanziamenti e bello è fatto. Quindi leva 1,30, questa è una cosa importantissima, e dopo la leva 1,30 iniziate a fare scanning, quindi iniziate a depositare un po' di più, io parlo sempre delle prop dato che è una cosa che utilizzo, partite da un conto da 10k, passate a 20, 50, 100, non ha senso iniziare subito da quello da 100, uno perché se lo perdete avete perso più soldi, due perché vi dovete abituare gradualmente, il vostro cervello è abituato a vedere 1200 euro, 1500 euro come lo stipendio, con un conto da 100k, quei 1500 euro li potete perdere in un minuto e anche farli in un minuto, quindi ci dovete arrivare gradualmente. Con un conto da 10k ovviamente il guadagno è differente, ovviamente dipende dal rischio. Se fate il giusto percorso con il giusto rischio, fate il vostro scanning e allora è tutto graduale. E una volta che siete qua al vostro conto real, una volta che siete qua al vostro conto prop, dovete mantenere la vostra statistica, perché io sfido qualunque trader a poter dire con certezza che è profittevole senza fare journaling. E se non credete a me, usate la vostra testa, ditemi un buon motivo per cui fare journaling non ha senso. Quindi avere dei dati reali, vostri, dettagliati,
da commenti, immagini, tutte le statistiche, poter rivedere quel trade dopo un mese, fare una revisione di quel trade, capire cosa è sbagliato, cosa no, saper fare journaling, e fare journaling è obbligatorio. Saperlo fare ormai è semplice, farlo di sicuro in quel 90% in pochi hanno voglia. E anche qui, se tu gestisci il rischio, se tu segui il giusto percorso senza bruciare le tappe, se tu fai journaling, tu sei 1000 anni luce avanti a certe persone che non lo fanno, perché nel breve termine loro possono avere fortuna, come possono avere anche sfortuna, ma nel lungo termine vinci tu. Ora scrivimi nei commenti, se ovviamente non fai journaling, se ti ricordi tutti gli stop che hai preso. È impossibile, te ne puoi ricordare 10, 20, ma nel lungo termine quanti te ne ricordi? Tu hai bisogno di sapere qual è l'errore, se c'è un errore ovviamente, che ti ha fatto andare a stop loss. A volte lo stop loss è fisiologico, ma a volte è anche un errore. Ma se tu non lo segni nei journal, come fai a sapere se è un errore oppure no? Io cambierei questa statistica del 90% dei trader perde soldi. Io metterei il 100% dei trader, anzi delle persone che non hanno voglia di fare che si mettono su questo business soltanto per passare il tempo, perché gliel'ha detto un amico, perché vogliono un guadagno semplice, ok, 100% di queste persone nel lungo termine perde soldi. Se io dovessi riniziare da zero oggi, quindi riniziare tutto da zero ma con le conoscenze che ho ora, prima di tutto farei quello che comunque ho fatto, quindi mi isolerei il più possibile. È una cosa giusta, una cosa sbagliata, vedete voi. Io sto bene da solo, forse mi fa anche male perché ho sviluppato una certa ansia sociale, ha il suo lato positivo ma anche il suo lato negativo. Mi circonderei solo di persone che la pensano come me, vivono come vivo io, con degli obiettivi chiari, non che vanno all'università soltanto perché non sanno ancora cosa fare nella vita. Questo è il tipo di persone che io odio. Vado all'università perché non so cosa voglio fare, intanto ci penso. Ti sei svegliato ora? Vai all'università per cosa? Babbo e mamma sborsano e tu? Poi smetterei di paragonarmi, cosa che si fa tutti. Io continuo a fare non più sul trading, perché sono arrivato a una certa tranquillità. Ovviamente mi confronto con chi è più avanti di me, ma non mi paragono. Togliete il paragone, ma il mio amico ha iniziato 3 mesi dopo di me, già più avanti, già alla prop. E allora, che c'entra? Che siamo dei bambini? Punto 3, basta con questi social, ve l'ho già detto, basta. Il minimo indispensabile, o il minimo possibile per voi. Piano piano, gradualmente togliete i social dalla vostra vita. E infine, basta rimandare. Inutile dici, oggi non ho voglia di fare backtest, lo faccio domani. Domani poi ti si presenta qualcos'altro da fare e lo rimandi. Non hai voglia? E allora, chicco, questo non fa per te. Ma niente fa per te se non hai voglia. Se non hai voglia di andare al lavoro, sei costretto da un contratto ad andarci. Qui, se tu sei il tuo datore di lavoro, devi essere responsabile. Non è che puoi stare tutte le mattine a letto, tutto il pomeriggio a letto e non fare un cazzo. Non hai voglia di gestire il rischio? Cavoli tua, assolutamente. Perdi, vai. Tenta la fortuna. Se non hai voglia di investire dei soldi in un calcolatore, non hai voglia di fare journaling, cavoli tu anche qui. Cavoli tua se non ti ricordi lo stop loss che hai preso 3 mesi fa, causa FOMO da NFP, causa FOMO da ho visto una storia Instagram di quello che è entrato, buy, io sono entrato sell, eccetera, eccetera. Cioè, se non hai voglia di fare tutte queste cose, hai guadagnato il tuo posto, hai guadagnato il biglietto d'oro per entrare in questo 90% di trader che perde. Complimenti. Poi inizierei a studiare, non so a quale punto sono, inizierei a studiare da chi questo lavoro lo fa e non da chi questo lavoro lo vende, non da chi ha studiato il marketing per fare trading, ma chi ha studiato trading e basta, ok? Da chi fa trading. Sono più difficili da trovare perché odiano fare marketing, molti neanche fanno formazione. Andrei da loro, da chi fa questo da anni, da chi ti mostra e dimostra quello che sa fare, non quello che c'ha il Ferrari noleggiato o comprato. Non mi interessa. Ovviamente il Ferrari ti dà una certa reputazione, io non ce l'ho il Ferrari, non me lo posso permettere. Quindi quello che ha il Ferrari magari è più avanti a me, o semplicemente sa fare bene il suo lavoro, sa fare bene marketing. Quindi non guardare tanto il Ferrari, non guardare tanto la storia sul MetaTrader con 27 posizioni a target, quando in realtà o è un conto demo o un conto pilotato di quelli dove falsifichi tutto. Non so come si possa fare, però vedo che molti ne parlano e penso non sia effettivamente così tanto difficile. Io stesso ogni tanto pubblico post o storie delle mie operazioni, oltre al fatto che cerco sempre di coprire profitti, eventuali perdite, cerco di non far vedere il numerino, ma semplicemente perché sono orgoglioso di che quel giorno mi sono svegliato, ho fatto il mio lavoro, l'ho fatto bene, mi ha ripagato mandandomi a target. Quindi sono contento quando vado a target. Vado a stop, di sicuro non ringrazio nessuno, non dico grazie a nessuno, a meno che quello stop non mi insegni qualcosa, però accetto lo stop loss. E target è il mio contentino. Sei stato bravo, hai studiato, hai fatto il tuo lavoro. Perché io so che quando pubblico quella storia ci sono mesi e anni di studio che confermano che quello che ho fatto finora ha avuto senso. Perché se entrassi a caso, quella storia non la pubblicherei, non sarei a posto con me stesso. Perché sono entrato a caso. Con quale dato? Ho avuto culo? E che devo dimostrare? Che sono un tipo fortunato? Una volta fatto il corso di formazione, quindi con la persona seria, passerei a
il backtest, forward test, per poi passare a un conto real, cosa che anche lì non ho propriamente fatto. Sono passato subito a una prop piccolina da 10k. Questa cosa per me era importantissima, nonostante poteva convenire di più prendere a 100k, avrei fatto più soldi, però ci tenevo intanto a dimostrare a chi mi stava intorno che quello che stavo facendo aveva un senso. Quindi 10k, 20k, 50k, 100k. Questo è stato lo scaling che ho fatto e lo scaling che rifarei io. Poi chi odia le prop si attacca, andate da FTMO, andate da prop serie, mandatemi lo screen che non vanno pagato, però ovviamente comportatevi da trader, non da gambler. Non vi lamentate delle prop finché non le avete provate e se non vi pagano voglio lo screen, ma se mi andate da Mr. Prop number 33 e non vi paga, sti cazzi, cioè te la sei cercata? Vai da FTMO? Presente nel mercato del 2015, tra un po' si sta acquistando un broker questa, cioè poi io nomino sempre FTMO, non perché, cioè non ho nessun contratto d'affiliazione con loro, sia chiaro, perché ho un po' di esperienza, perché ci sono passato, ma ad oggi non ho conti CFD o conti futures, quindi se dovessi tornare indietro farei come ho fatto, CFD, price action, auction market theory, bla bla bla, volumetrica, studio tutti i vari indicatori, studio le piattaforme e poi passo ai conti futures. Tutto in maniera graduale, più graduale possibile, come comunque ho fatto e rifarei assolutamente. Poi magari ci sono strade ancora più veloci, ma non è la velocità a cui punto. Devo costruire esperienza, se vuoi costruire esperienza lo fai gradualmente. Quindi su Codea Storia il 90% dei trader perde soldi? No, ve l'ho dimostrato. Poi ogni broker ha i suoi dati, ogni broker CFD ha il suo dato. Tipo Peppers, non mi ricordo se era il 76%, perde soldi, FP Market un altro, insomma, ogni broker ha i suoi dati, ma c'è un motivo dietro a questa perdita. Cioè se mio nonno domani inizia a fare trading, molto probabilmente perde soldi e rientra in questa percentuale. Sicuramente non dovete seguire lo stesso percorso, quello che ho appena detto in questo video non è legge, non è una regola, usate il cervello, non esiste la meccanicità, quello lui ha fatto così allora devo fare anche io così per arrivare dove è lui. Comunque non vi paragonate, non prendete tutto per legge, non guardate video di uno youtuber che vi dice ragionate così e poi voi dovete ragionare per forza così, assolutamente no, adattatevi le nozioni a voi stessi, sviluppate esperienza. Grazie per la visione, grazie se lasciate un commentino qua sotto, fa piacere perché mi boostate un po' il canale. Condividete la vostra esperienza e il vostro parere. Detto questo, se volete entrare nella community Discord trovate il link qua sotto in descrizione, è gratuita, non vi vendo formazioni, potete stare tranquilli. Vi regalo formazione con ospiti come Daniele Verdenelli, Angelo Caputo, Bernd Skrupinski, Edoardo Burattini e poi ce ne sono tantissimi altri. Continuerò a portare questa formazione in maniera gratuita. In più se volete provare Total Trade, quindi iniziare a fare backtest e journaling seriamente, trovate qua sotto un codice sconto e il link per provarla. Potete provarla anche gratis. Noi ci vediamo al prossimo video.